Ciao, siamo all'inizio di giugno e a breve arriverà il grande caldo. Uno degli elettrodomestici più utilizzati sarà il condizionatore d'aria. Non tutti possono installare un condizionatore fisso e un'alternativa potrebbe essere l'acquisto di un climatizzatore portatile. Esistono modelli ultra economici di provenienza cinese che partono da 250 euro a salire. Attenti a non confonderli con i raffrescatori d'aria, a ghiaccio o a acqua, che sono dei giocattoli inutili. Oppure una buona alternativa potrebbe essere un climatizzatore di marca ma usato. Ma attenzione, evitiamo di prendere fregature. Ti spiego perché. I climatizzatori, così come i congelatori, i frigoriferi o i climatizzatori delle auto, riescono a raffreddare gli ambienti grazie al cambio di stato di un gas, che viene compresso dallo stato gassoso allo stato liquido e poi lasciato passare dallo stato liquido a quello gassoso. Può succedere che col tempo si vengano a formare delle micro perdite ed il gas contenuto nell'impianto diminuisca, facendo calare l'efficacia di raffreddamento del condizionatore. In teoria sarebbe quasi sempre possibile far ricaricare il gas da un tecnico, ma il costo dell'operazione solitamente è superiore al valore della macchina stessa, quindi non conviene. Ecco che se decidiamo di acquistare un condizionatore portatile usato, dobbiamo accertarci che funzioni correttamente. Per capirlo non basta accenderlo e verificare se esce aria fredda, ma dobbiamo misurarne la temperatura. Ti mostro un esempio pratico. Ho appena acquistato un condizionatore portatile Pinguino DeLonghi. Il proprietario, stranamente, non ricordava in che anno l'avesse comprato, ma avrà almeno 6 o 7 anni. Ho chiesto se potevo provarlo prima di acquistarlo ed ho portato con me il mio tester elettrico che fa anche da termometro digitale. Ed ecco come ho fatto la prova. Ho acceso il condizionatore per almeno 5 minuti impostandolo alla temperatura minima. Ho posizionato la sonda del termometro in prossimità della griglia da dove il condizionatore preleva l'aria. Nel test del video misura 23 gradi. Poi ho posizionato la sonda nella griglia da dove esce l'aria fredda e l'ho lasciata lì per un paio di minuti. Nel test l'aria misura 7 gradi. Sottraendo la temperatura in uscita da quella in ingresso abbiamo un valore che corrisponde alla capacità di raffreddamento del condizionatore. Se questo valore si avvicina a 7-8 gradi vuol dire che la macchina ha poco gas al suo interno, oppure è molto scadente o ha qualche difetto, quindi è sconsigliabile l'acquisto. Nel caso la differenza di valori sia di 13, 14 o più gradi, vuol dire che la macchina è ancora efficiente. Nel mio caso ha misurato 16 gradi di differenza. Naturalmente prima di fare il test assicurarsi che i filtri del condizionatore siano puliti. La sporcizia potrebbe far scendere l'efficienza. Altro possibile inconveniente di un condizionatore usato potrebbe essere la rumorosità. Con l'invecchiare potrebbe diventare più rumoroso, ma in questo caso diventa difficile fare un test matematico. Ci si deve affidare al proprio orecchio per valutare se la rumorosità è accettabile. A tal proposito ricordo che una pulizia accurata interna potrebbe anche ridurre la rumorosità della macchina ed aumentarne l'efficienza, ma naturalmente non tutti sono in grado di smontare e rimontare il condizionatore. Ok, l'argomento climatizzazione è molto vasto. Io non sono un tecnico ed ho ancora molto da imparare. Con questo breve video ho solo voluto condividere una piccola nozione che può risultare utile nel caso si voglia acquistare un condizionatore usato, come ho fatto io. Mi auguro che il video sia stato utile. Ciao, al prossimo!